Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami i pesci e le tendenze energetiche karmiche per il prossimo trimestre. Vediamo che carta ci danno, ragazzi. Sembra che l'energia sia un po' incastrata. Ok. La sacerdotessa, ragazzi. Hmm. È un'energia di elevazione, mettiamola così. Di solito fa riferimento anche a un nuovo percorso di studi o a una guida che potreste incontrare in questo periodo che vi aiuta a vedere le cose, diciamo, sopra le righe, perché quando c'è la sacerdotessa è come se insegnasse a non giudicare tanto qualche cosa, semplicemente a prendere atto che questo qualche cosa c'è, esiste, è lì, ok? Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come integrare questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e i link ai 2 videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Fante di pentacoli, abbiamo la regina di spade, un 9 di spade, la forza, imperatrice, wow, 2 di coppe, cavaliere di coppe. Adesso andiamo a vedere carta per carta, ragazzi, poi diamo il messaggio globale. Dunque, partiamo con questo fante di pentacoli che effettivamente potrebbe anche un po' risuonare con la sacerdotessa, nel senso che di solito rappresenta un percorso di studi, qualcosa che inizia, un nuovo tipo di percorso. Anzi, andiamo a vederlo. Potrebbe essere un nuovo lavoro per qualcuno, un nuovo tipo di... Sì, di lavoro. Andiamo a vedere anche la regina di spade. 7 di coppe, asso di coppe, temperanza. Andiamo a vedere anche il 9 di spade.
Mm. Ok, allora devo dire che effettivamente questo Fante di Pentacoli potrebbe essere l'inizio di un nuovo percorso, l'inizio di un nuovo lavoro, anche l'inizio di un nuovo progetto o appunto percorso di studi. Ho la sensazione con questa regina di spade che abbiate bisogno di riordinare un pochettino la testa, cioè anche qui avete la temperanza che mi parla di guarigione, mi parla di riequilibrio, è come se avessi bisogno di, da un lato, riprendere un po' l'entusiasmo per la vita, ho come l'idea che qualcuno stia facendo qualcosa perché sente di doverlo fare e non perché probabilmente abbia tutta questa voglia di farlo. C'è anche da dire una cosa. Ehm, Potrebbe essere per qualcuno il dover scegliere tra la carriera e diventare genitori, o compiere comunque un sogno di coppia. Andiamo a vedere la forza. Ho anche la sensazione che la sacerdotessa possa essere un personaggio che vi farà capire, come dire, dov'è il mezzo, dov'è il centro. Perché ho la sensazione che molti possano non avere questa chiarezza mentale necessaria per raggiungere i vostri obiettivi e quindi questa sacerdotessa vi eleva un pochettino, cioè vi fa vedere le cose da una prospettiva più alta, no? Chi vede chi è più in alto a vedere, pensate a una persona alta e una persona bassa, la persona alta ha una prospettiva diversa, vede di più rispetto a una persona bassa e funziona anche in coscienza così. Chi, diciamo, come vi posso dire, ha una consapevolezza maggiore della vita perché ha affrontato certi studi e certi percorsi, vede le cose in modo più ampio rispetto a chi non ha affrontato lo stesso percorso. Allora, io credo che qua, anzi, datemi una carta per il 3 di spade, perché il 3 di spade di solito è come se doveste sacrificare qualche cosa o sì o sì. Probabilmente qui ci sono tante idee che vi confondono e qui avete bisogno di appassionarvi ad una sola, anche se queste due carte mi fanno pensare che c'è bisogno di una guarigione del cuore. E perché vi dico così? Perché qua c'è un 6 di coppa al contrario e ho la sensazione che dobbiate ancora mandare giù un qualche tipo di frustrazione, qualche tipo di delusione, qualche tipo di... Mm, è come se doveste decidere o rassegnarvi a sacrificare qualcuno o qualcosa. Andiamo a vedere l'imperatrice. Sole è di nuovo il fante di pentacoli. Se fosse del filone o la carriera o divento genitore, è facile che nel prossimo trimestre qualcuno scelga di essere genitore, di creare questa nuova famiglia. Se non è quello il vostro caso, perché magari non siete più in età o perché avete i vostri motivi, si tratta di un nuovo progetto. Che anche qui effettivamente potrebbe essere un nuovo progetto con un partner lavorativo, se a voi risuonasse a livello lavorativo, è come se doveste semplicemente lasciare indietro certe idee illusorie, soprattutto certi sogni e capire che bisogna fare un certo tipo di percorso per arrivare al risultato.
È come dire, non si può dirigere un'azienda se non si parte dalla produzione, se non si sa come funziona un prodotto. Io non sono in grado di fare magari la costruzione del costo piuttosto che valutare gli scarti, non posso poi passare al livello successivo dove gestisco la produzione e via dicendo, no? Andiamo a vedere il 2, è come se le cose andassero fatte in un certo ordine. 2 di coppe. Mm. Fante di coppe, imperatore diavolo. Andiamo a vedere anche il cavaliere di coppe. Due di pentacoli, 6 di spade, 5 di spade, mago e ruota della fortuna. È come se doveste fare una controfferta a qualcuno che rompesse gli schemi. Si cambia ciclo con la ruota della fortuna alla fine della lettura, eh? E anche qui c'è un 2 di pentacoli il contrario, quindi è come se doveste proporre voi qualche cosa di nuovo, perché la proposta che vi farà l'altra persona sarà da un lato poco concreta e dall'altra potrebbe non essere la scelta migliore, la decisione migliore per tutte le parti coinvolte. Fatemi vedere questo diavolo. Ancora una carta. È come se ci fosse... Lo so, ho la sensazione che questa sacerdotessa è qua per dirvi, guardate tutte le possibilità che ci sono, cercate di mettere in stand-by, se vogliamo, qualcuna di queste, magari non si può esattamente compiere il vostro sogno, avete bisogno ancora di fare esperienza. Potrebbe arrivare come una associazione, una proposta di fare questa esperienza, quindi voi potreste anche accettare, ma vi dico che contrattate sui termini del contratto, perché qui sì che inizia qualche cosa, ma è come se voi doveste fare una controfferta a questo fante di coppe. Il fante di coppe ha anche il diavolo, il fante di spade e l'asso di spade, che sono carte che parlano di controllo, di regole, di tagli, di... Guardate, ho la sensazione che qualcuno con questo tipo di offerta vorrebbe o potrebbe esercitare troppo controllo su questo nuovo progetto o su di voi. È per quello che c'è la sacerdotessa. È come se avessi bisogno di pensare come se già foste arrivati al risultato e vedere quali potrebbero essere le parti vantaggiose, quelle svantaggiose. E da lì adesso fare questa scelta. È un po' come proiettarvi nel futuro, vedere come potrebbe andare e poi ritornare nell'oggi. E scegliere piuttosto che sacrificare appunto alcune parti, piuttosto che fare controfferte all'altra persona. Se fosse una situazione romantica, vi dico, magari non andrà esattamente come voi pensate o come siete abituati a pensare, però anche qui non, tra virgolette, accontentatevi di quello che vi viene offerto, fate una controproposta che sia più in linea con voi.
Non so, è che questo diavolo, ragazzi, vicino all'imperatore mi parla proprio di staticità a livello fisico. È anche una carta, sono entrambe carte di potere, tutte e tre sono carte di controllo. Devo dire che secondo me avete anche la forza due volte perché è come se aveste bisogno di ritrovare la vostra forza fisica per concretizzare qualcosa, perché qui vedo che in un certo senso le idee ci sono. Potrebbe anche iniziare con questo nuovo percorso di studi, questo nuovo lavoro, questa nuova anche conoscenza per qualcuno effettivamente. Ritornarvi un po' di grinta, ma dovete smussare gli angoli, le cose non vanno sempre come vogliamo noi, come va il nostro ego. Alle volte ci arrivano le cose di cui la nostra anima ha bisogno per evolvere e non necessariamente quello che noi vogliamo con la nostra mente cosciente. Però si tratta di ritrovare la forza dentro voi stessi per creare questa imperatrice e questo sole e questo fante di pentacoli, questa nuova abbondanza, questa nuova prosperità, questi nuovi progetti. Vi ricordo che l'imperatrice è colei che gesta un figlio, un progetto, un nuovo lavoro, una nuova idea. E qui c'è comunque la carta del figlio, eh. Quindi vi dico, per qualcuno sì che può riguardare una gravidanza, per qualcun altro fa riferimento al gestare o un nuovo tipo di accordo all'interno di una relazione già esistente, quindi ricalibrare un pochettino per quello qua che vi dicono di fare una controfferta come ok, ridisegniamo le regole della relazione, qualsiasi essa sia, lavorativa piuttosto che romantica, e da lì poi c'è come guardate, il fatto che il 2 di pentacoli sia in negativo, sì, sia a testa in giù, è positivo perché c'è come una rottura degli schemi karmici e anche qui effettivamente c'è sul mago il numero 8 dell'infinito e anche qua sulla carta della forza. Quindi è come se ci fosse veramente qualche cosa di karmico che finalmente cambia, finisce un ciclo. È come se aveste bisogno di elevarvi in un certo senso, il che può avvenire attraverso una guida. L'elevazione può essere un'elevazione di potere, un'elevazione di vista, punto di vista, come io vedo al di là delle cose, no? O un punto di vista più alto, più nel lungo periodo, diciamo. Potrei elevarmi a livello fisico, mangiando meglio, evitando di introdurre certi cibi, piuttosto che evitare di fare certi pensieri. Insomma, è come se avessi bisogno di andare un po' oltre, di elaborare certe illusioni, togliermi, mi viene da dire, certe paure, sacrificare certi attaccamenti e trovare la forza per iniziare questo nuovo percorso che innesca il cambio di ciclo. Guardate, vedendo le carte così, è facile che sia un periodo migliore rispetto a quello che avete passato. Soprattutto mi verrebbe da dire a livello economico. La mente ha ancora bisogno, di essere rielaborata. L'ego ha bisogno di essere destrutturato, ha bisogno di l'asso di spade quando c'è è perché c'è bisogno di tagliare certi pensieri, il modo di pensare. Poi qui avete anche un 6 di spade, quindi qualcuno potrebbe anche proprio iniziare a fare il lavoro sulle credenze limitanti. Ok ragazzi, andiamo a vedere un paio di oracoli. Fatemi sapere poi se vi risuona nei commenti. Sarebbe interessante, dunque la lettura è atemporale, ok? Io adesso la sto pubblicando fine marzo, però comunque è atemporale, cioè ha una durata di 3 mesi da quando l'ascoltate. Sarebbe interessante riuscisse ad ascoltarla tra un mese e mezzo, più o meno, e vedere se vi risuona di più, se qualche cosa è già accaduto.
tu sorridi e il mondo cambia. È l'attitudine di base con cui si vibra che richiama nel mondo la stessa attitudine. Se io sono sempre nella tristezza, nella depressione, nella lamentela, attiro quel tipo di energia. Se io invece mi elevo, vado ai livelli più alti, cerco di essere nella gratitudine, nella gioia, nell'amore, quella è l'energia che attiro. Ok? Ultima meditazione di Findorn. Questo giorno può essere il più bello, il più ispirante, ma dipende da te cosa farne. Perché non cominci rendendo grazie in modo da aprire il tuo cuore, quello che vi ho appena detto? Più sei colmo di gratitudine e più ti apri a tutte le meraviglie che il giorno può offrirti. Amore, lode e gratitudine irrompono spalancando le porte e consentono alla luce di fluire all'interno, rivelando quanto c'è di meglio nella tua vita. È bellissimo. Tenete presente che avete anche il sole, qua. Il sole parla proprio di chiarezza mentale, di qualche cosa che illumina, che rischiara la mente, parla di fare le cose in trasparenza, alla luce del sole, come si dice, no? E tenete presente che comunque qui avete sempre la ruota della fortuna, che è una bella spinta in avanti, a fine periodo. Bene, amici dei pesci, spero di avervi ispirato, spero che abbiate trovato messaggi interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando una lettera dove vi spiego come funziona. Invece, per chi magari ha poco tempo o ha piacere di andare a proprio ritmo, lo stesso lavoro che io spiego e faccio a tu per tu, potete farlo per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Lì tratto anche temi diversi rispetto, cioè nel senso, nelle sessioni personali mi concentro sulle credenze limitanti a martello e cucio il percorso in base alle esigenze della persona. Nella sezione degli abbonati non posso farlo perché non ho un rapporto tu per tu e quindi si trattano le credenze in modo generale, ma ci sono anche altri temi legati a chi sta, diciamo, imparando di magia bianca che possono essere molto utili. Sono temi di metafisica, metamedicina, parliamo di quarzi, ci sono delle meditazioni che aiutano a smuovere, a sbloccare, a rilasciare i blocchi energetici, si impara a lavorare il trauma. Insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così perlomeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!